Ci sono macchine che non hanno bisogno di troppe presentazioni. La Ferrari 512M è una di quelle vetture che appena la vedi ti riporta subito alle grandi gare endurance, ai prototipi storici e a un'epoca in cui le auto avevano un fascino incredibile. Oggi però non voglio fermarmi solo all'estetica, perché questa Ferrari 512M di Slot It potrebbe essere anche una delle vetture interessanti da valutare in ottica 24 ore di Modena. Quindi anche per lei un classico unboxing. Visioneremo la carrozzeria, il telaio, i dettagli tecnici, poi la porterò in pista e proverò a capire una cosa: è solamente bella da vedere o può essere anche una buona base di partenza per portarla in gara? Ciao ragazzi, io sono Massimo e come sempre vi do il benvenuto sul canale Slot Car Tech. Qui parliamo di slot car a 360 gradi, unboxing, test in pista, preparazioni, setup, gare e consigli pratici per capire davvero come si comporteranno le macchine. Nel video di oggi mettiamo sul tavolo di Slot Car Tech una vettura veramente iconica, la Ferrari 512M di Slot It. Dapprima la confezione insieme a tutti i dettagli estetici e poi carrozzeria, telaio, meccanica, prime impressioni ed infine prove in pista. E visto che sto testando alcune vetture anche in ottica della 24 ore di Modena che si correrà a metà giugno, cercherò anche di capire se questa Ferrari può avere qualche cosa da dire anche dal punto di vista prestazionale. Allora mettetevi comodi e partiamo subito con l'unboxing. Come sempre teca inconfondibile di Slot It, colore arancione, marchi ben in evidenza sia nella parte alta sia nella parte retrostrante della confezione, dove troviamo anche l'etichetta che ci va ad indicare il contenuto, ovvero in questo caso la Ferrari 512M numero 15, 24 ore di Le Mans del 1971 e poi il codice CA51C. La teca ci mostra già il modello in tutta la sua bellezza, tra l'altro una bellissima vettura di colore giallo guidata da Nino Vaccarella e José Juncadella. Insomma, una vettura iconica che ha corso alla 24 ore di Le Mans del 1971 e che adesso andiamo a togliere dalla sua confezione. Come sempre, tolto il primo involucro, non ci rimane altro che andare a togliere anche la teca trasparente. Abbiamo la vera e propria teca e poi un termoformato in acetato trasparente che va a protezione proprio della vettura, così abbiamo la sicurezza che ci venga consegnata integra in ogni sua parte. Ragazzi, ho tra le mani una bellissima vettura. Il colore è sicuramente un colore particolare, le Ferrari siamo abituati a vederle di colore rosso, però in questo caso il giallo e il verde con le due striscine rosse le danno un aspetto racing vintage decisamente molto particolare. Andiamo a staccarla dalla sua basetta, lo facciamo come sempre agendo nella parte sottostante di quest'ultima, svitando il perno e staccando la vettura. Ne approfittiamo per andare sul retro della basetta stessa, dove come sempre c'è l'immancabile chiave per i grani M2 e poi l'accessorio per la digitalizzazione del modello. Ragazzi, che macchina! Slot It ormai ci ha abituati e devo dire continua a creare dei modelli non soltanto veloci e prestazionali, ma anche decisamente molto belli, molto curati dal punto di vista estetico. Tutte le tampografie sono state realizzate in modo ottimale, nessuna sbavatura, i nomi si leggono perfettamente tutti, dettagli curati in ogni particolare. Insomma, una vettura decisamente molto bella. Andiamo così ad osservarne qualche particolare. Quello che mi salta subito all'occhio è lo specchietto retrovisore. Vedete che è posizionato qui nella parte alta della vettura e c'è una feritoia qui sulla capote della stessa che permette al pilota di andare a vedere le vetture che sopraggiungono nella parte posteriore. Molto bello anche il tergicristallo e la parte anteriore, fari affusolati perfettamente integrati con il muso della vettura e tutte le prese d'aria ottimamente realizzate. Do un'occhiata direttamente anche all'interno dell'abitacolo perché vedo che la cura è stata mantenuta anche all'interno della vettura. Il casco del pilota, la bandiera italiana, cinture e tuta del pilota perfettamente disegnate, sedili e abitacolo realizzati quasi come se fossero un modello statico. Mi piacciono anche i cerchi, il color oro dei copricerchi esalta il gruppo ruota perché è un colore un po' particolare,
particolare, insomma si fa fatica a capire che sono degli inserti in plastica. Mozzo di colore diverso, in questo caso argento, e poi ruota con la scritta Firestone, scritta d'epoca, a ricordarci che questa appunto è una vettura storica. Bellissime anche le gomme anteriori e posteriori perché hanno il disegno del battistrada. E poi ragazzi, guardate nel posteriore di questa vettura, guardate il motore e poi anche il gruppo ottico, in questo caso devo dire superlativo, perché il motore ha una lavatura leggermente più scura che ne esalta tutti i componenti, e poi il gruppo ottico che ha i 3 fari distinti, quindi abbiamo l'arancione per le frecce, il bianco per la retromarcia ed infine il rosso per i fanali veri e propri. Belli anche questi 2 spoiler nella parte alta posteriore e poi la presa d'aria centrale subito dietro l'abitacolo. Insomma, una macchina bella in scala 1:1, resa ancora più bella anche nella sua versione 1.32. Se la giriamo al contrario, andiamo ad osservarne anche il telaio e ci salta subito all'occhio che qui, a differenza di tanti altri modelli, stacco tra carrozzeria e telaio 3 punti, 2 punti nella parte anteriore e 1 punto nella parte posteriore. Come sempre il banchino motore è svincolato dal telaio, in questo caso abbiamo un banchino a 6 punti di attacco perché si vedono già le 2 viti nella parte anteriore, 2 viti laterali e poi 2 viti posteriori. Un'altra cosa che ci salta subito all'occhio è che questa vettura non ha un motore inline o angle winder, ma un tipico motore sidewinder, quindi un Mabuchino UK, motore a cassa corta, motore posizionato parallelamente rispetto all'assale posteriore e trasversalmente rispetto al senso di marcia. Andremo poi a smontare la vettura, così potremo anche capire meglio la meccanica montata su questo modello di slot it. Ammiriamone ancora qualche particolare, come ad esempio la parte laterale della vettura dove abbiamo il fondo di color argento e poi in rilievo tutti i rivetti della vettura. Veramente è molto strano passare con il dito sulla parte laterale della vettura perché si sentono proprio tutti i rivetti. Insomma, un modello che quasi si fa fatica, una volta posizionato nella sua teca, a capire che è un modello da utilizzare in una pista da slot car. Direi però che è giunto il momento di andare a separare la carrozzeria dal telaio e lo facciamo svitando quelle 3 viti che abbiamo viste prima, 2 nella parte anteriore e una nella parte posteriore. Qui abbiamo il telaio, qui la carrozzeria e in mezzo le 3 viti di giunzione. Come sempre da parte di Slot It abbiamo 3 viti imperdibili a passo metrico, in questo modo possiamo già svitarle e dare quel piccolo basculamento affinché la vettura possa comportarsi subito meglio in pista. Partiamo dall'osservare la carrozzeria, l'abbiamo vista dall'esterno, la rigiriamo sottosopra e la andiamo a guardare anche internamente. Quello che ci salta subito all'occhio sono le numerose parti che sono state aggiunte per realizzare il modello il più simile possibile alla realtà. Un abitacolo decisamente molto piatto, raccolto, quindi dal peso anche sicuramente ridotto. Nella parte anteriore abbiamo l'aggiunta dei 2 fanali, qui abbiamo anche l'indicazione con la L e la R ad indicarci il left e right dei 2 fanali. In fase di montaggio non ci possiamo sbagliare nel caso comprassimo un kit bianco. Altre 2 aggiunte sono state le prese d'aria laterali, le troviamo in questa parte, e poi la parte del motore. In realtà questo non si vede perché è coperto completamente dalla presa d'aria. Spostandoci nella parte posteriore abbiamo ancora tutta la parte del motore. Tutti questi componenti sono stati aggiunti alla carrozzeria base, ma chiaramente il peso complessivo mi sembra comunque un peso decisamente accettabile. Una carrozzeria che, come vedete, è abbastanza flessibile, un buon grado di torsione, insomma una carrozzeria che mi ispira abbastanza. Sono poi anche curioso di andarne a capire il peso. Prima di farlo però è giusto passare anche alla visione di quello che è il telaio, ed eccoci qui, telaio tra le mani, per capire che anche su questo modello Slot It monta tutta meccanica di tipo professionale. Partiamo dalla parte posteriore. Qui abbiamo un assale infulcrato all'interno di questo banchino sidewinder, un assale in acciaio
rettificato che va a scorrere all'interno di due uniball. Non sono presenti stopper perché la larghezza è già abbastanza contenuta, per cui i due cerchi più la corona danno la giusta larghezza alla vettura senza che queste ruote fuoriescono poi dalla scocca, così come da regolamento. La corona è una corona bicomponente, quindi abbiamo la dentatura in nylon, mentre l'attacco alla sale è sempre comunque in alluminio. I cerchi posteriori, andiamo a spostare il copertone, sono in alluminio, quindi cerchi completamente professionali. All'interno di questi cerchi c'è poi inserito un inserto in materiale plastico. Dicevamo per questa vettura la scelta di montare un motore di tipo Sidewinder, quindi abbiamo un banchino leggermente più piccolo rispetto a quelli Angle Winder, ma ci sta anche perché, come vedete, la vettura è dalle dimensioni particolarmente ridotte. Il motore comunque, anche se è un motore a cassacorto, un mabuchino, è sicuramente un motore in grado di portare questa vettura a elevate velocità. Dalla parte del pignone abbiamo anche la possibilità di andare a mettere una vite per tenere fermo il motore nella sua posizione. Motore che ha un pignone in ottone che va ad assicurare la trasmissione alla vettura stessa. Spostandoci poi nella parte anteriore abbiamo anche in questo caso una sale ad acciaio rettificato. Non ci sono spessori, distanziali, stopper, ma la sale ha un leggerissimo basculamento laterale perché anche in questo caso la dimensione della macchina già ci consente di poter andare a premere i due cerchi quasi contro le due colonnette che reggono la sale e non farli fuoriuscire dalla sagoma della vettura stessa. Il pick-up è il classico pick-up a vite, abbiamo un pick-up a lama avanzata come sempre, semplici spazzole ramate. Anche in questo caso, per portare la corrente dalla traccia della pista al nostro motore ci affidiamo a due cavi slot it. Questi due cavi sono a mio giudizio anche un po' più piccoli rispetto a quelli a cui siamo abituati, sono sempre inseriti all'interno del pick-up nelle spazzole e poi bloccati non dai capicorda ma da due brugole che ne assicurano in pratica la loro posizione. A metà del cavo di collegamento tra il pick-up e il motore abbiamo ormai, come sempre su tutte le slot it, l'immancabile jack di giunzione che, ricordiamo ancora una volta, serve sia per andare a posizionare il chip digitale, ma ci dà anche la possibilità di fare manutenzione alla vettura senza per forza dover togliere completamente sempre le due parti. Quindi abbiamo la possibilità di togliere il motore senza dover andare a togliere i cavi che arrivano fino al pick-up, perché come vedete passano nella loro sede ma al di sotto della sale anteriore, oppure possiamo andare a fare manutenzione nella parte anteriore della vettura senza per forza andare a togliere anche il motore. È sempre una soluzione che mi trova completamente d'accordo, mi piace molto come soluzione e ho già pensato anche di adottarla sulle mie altre vetture. Dicevamo prima che abbiamo un banchino con 6 punti di attacco, come sempre si possono anche utilizzare solo 4 punti di attacco, quindi 2 anteriori e 2 posteriori, tralasciando questi laterali. In questo caso comunque sono avvitati e quindi fermi sul telaio stesso. Nonostante sia una macchina dedicata all'uso competitivo, troviamo come sempre il magnete al nodimio. Ha praticamente la funzione di mantenere la vettura più stabile, soprattutto per i neofiti, mentre in uso agonistico competitivo è assolutamente vietato. Ci sono 3 posizioni per poter andare a mettere questo magnete o eventualmente andarlo a sostituire con il peso di slot it, il peso 2,5 grammi. Abbiamo la posizione qui dove troviamo adesso in questo momento il magnete, una posizione sempre sul banchino leggermente più avanzata, centrale rispetto a quella del magnete in questo momento, e poi l'ultima posizione al di sotto della sale posteriore. Insomma, 3 possibilità di pesare la nostra vettura e renderla leggermente più stabile. Nel caso in cui noi volessimo andare a rimuovere questo magnete, ci basta semplicemente girare la vettura sottosopra e andare a fare pressione in questa zona dove effettivamente andiamo a vedere che spunta il nostro magnete al nodimio. Vi voglio anche far vedere in questa inquadratura il disegno dei battistrada, perché veramente merita tanto. Sia il battistrada posteriore che il battistrada anteriore hanno praticamente un disegno scolpito che ci riporta immediatamente negli anni 70, quando ancora le vetture correvano con il battistrada scolpito. Una vettura quindi decisamente molto interessante, ma io sono ancora più curioso di andarne a prenderne pesi e misure, perché come sapete, come avete capito all'inizio del video, questa è una delle vetture che potrebbe partecipare alla 24 ore di Modena, quindi vale ancora più
più la pena prenderne esattamente tutti i dati. Bilancia e supporto sono già pronti e partiamo dalla carrozzeria. La vado a posizionare sulla bilancia, abbiamo 15,3 grammi. Alziamo, riabbassiamo, 15,3 grammi per la carrozzeria della Ferrari 512M. Prendiamo adesso il telaio, lo posizioniamo al di sopra della bilancia, 50,3 grammi. Anche per lui due pesate consecutive, lo riposizioniamo 50,3 grammi. Rimontiamo il tutto e andiamo a farne il peso complessivo. Viti rimontate, vettura assemblata, posizioniamola sulla bilancia. Il peso complessivo è pari a 66,2 grammi. Alziamo, riabbassiamo la nostra vettura, 66,2 grammi. Beh ragazzi, arrivati a questo punto direi di passare anche alle misurazioni. E partiamo come sempre dalla lunghezza della nostra vettura. In questo caso però non posso essere al centro perché come vedete abbiamo questi due spoiler posteriori, per cui abbiamo la necessità di andare a prendere anche la loro misura. Però per fortuna il muso della 512M è praticamente dritto, per cui possiamo spostarci leggermente nella parte laterale e prenderne così la misura complessiva. Questa vettura di Slotite misura esattamente 136 mm, 13,6 cm. Lateralmente partiamo come sempre nella parte posteriore, abbiamo una misura pari a 61,5 mm, 6,15 cm. La parte anteriore è visibilmente e nettamente più stretta e misura esattamente 58,5 mm, 5,85 cm. Fatte queste prime misurazioni andiamo anche a prendere la distanza che c'è tra il centro ruota anteriore e il centro ruota posteriore. In questo caso la misura è esattamente pari a 75 mm, 7,5 cm. Una vettura che mi sembra, almeno sulla carta dalle misure che abbiamo appena preso, possa dire la sua se portata in gara. Quindi perché no, perché non andare a farci qualche giro sulla pista Stigiana dei Calabroni Rossi in modo da provarla, testarla e capire anche le sue reali potenzialità. L'abbiamo portata ad Asti sul tracciato dei Calabroni Rossi, un tracciato in legno che conosco particolarmente bene perché è il tracciato del mio slot club. Una macchina sincera, una macchina che devi saper guidare, insomma una vettura che ti lascia poco margine di errore. Non dico sia una vettura difficile, dico che è una vettura abbastanza prestazionale, una vettura che ti dà la possibilità di poter puntare alla vittoria, ma devi saperla guidare. Mi sono divertito? Ma assolutamente sì. Facile da guidare? Assolutamente sì, però è chiaro che dopo qualche giro di apprendimento uno cerca sempre di puntare leggermente più in alto e qui questa Ferrari 512M può fregarti in qualche punto, perché quando meno te lo aspetti, soprattutto nelle curve un po' più veloci all'uscita, subito in ripresa con i veloci rettilini, potrebbe uscirti dal pick-up. Insomma, sicuramente è ancora presto per giudicarla al 100% perché chiaramente va preparata, va vista. Magari già soltanto togliendo il magnete tutta la situazione va a migliorare da sola. Ho notato anche un leggero allungo in fase di frenata, ma questo potrebbe anche dipendere dal motore, per cui non voglio concentrarmi troppo su questo aspetto. Insomma, tutto sommato una vettura divertente, una vettura che mi ha dato emozioni, una vettura che mi è piaciuto guidare, una vettura che sono sicuro possa andare veramente molto forte se ben preparata, perché ha le basi giuste per poter crescere. Nonostante abbia allentato un po' le viti per dare un po' di basculamento, qui le tre viti hanno giocato un ruolo leggermente diverso rispetto alle vetture che ne hanno due, come ad esempio la Ford GT40 MK2 che ho provato in qualche video fa. Perché questo? Perché chiaramente con due viti la carrozzeria è decisamente molto più libera nel basculare, mentre in questo caso il basculamento è un po' più frenato. Però c'è anche da dire che
In questo caso con le 3 viti abbiamo un basculamento più controllato, per cui dobbiamo essere un po' più preparati noi nell'andare a mettere a punto la vettura. Ragazzi, voi l'avete già provata la 512M? Che cosa ne pensate? Mi raccomando, scrivetemelo nei commenti. Come sempre, se il video l'avete trovato interessante, se i contenuti vi sono piaciuti, mi raccomando, mettete un like e poi iscrivetevi al canale, così non perderete tutti i prossimi aggiornamenti. Noi come sempre ci diamo appuntamento sempre qui sul canale Slot Car Tech per il prossimo video.